No, non sono impazzito, Cecchini aveva ragione davvero. Nel 700, nell'Ottocento è iniziata questa tradizione, cioè si è iniziato proprio in Europa e tra l'altro in Inghilterra ma anche in Italia, ci sono stati naturalmente in Francia, ci sono stati i primi orologiai, cioè quelli che hanno creato i primi orologi utilizzando le prime tecniche. Oggi come oggi ci sono degli orologiai, penso per esempio a Dufour, penso a Roger Smith, gli orologi più importanti che ci sono, che vengono prodotti in questo momento sono questi, cioè questi sono gli orologiai che tutti gli appassionati di orologeria dovrebbero conoscere, dovrebbero appassionarsi, dovrebbero studiare, no? Non dico naturalmente comprare, perché comprare un orologio di questi orologiai è pressoché impossibile, no? Anche non solo per, come dicevo, per il motivo del costo, ma anche per il motivo proprio dell'approvvigionamento, cioè della possibilità proprio di mettersi in lista. L'orologeria intesa veramente in senso alto, cioè quella che era veramente nell'Ottocento rappresentata da Breguet, dai Patek Philippe, dai più grandi orologiai che esistiti. Non è che l'orologeria negli ultimi anni sia andata avanti, è andata avanti soltanto per quanto riguarda i materiali, ecco, sicuramente utilizzati, l'industrializzazione. Allora ha senso indossare questi orologi, ma sapendo che sono delle copie, sapendo che sono come delle litografie di quadri bellissimi. E questo non vuole svilire quelli che sono gli orologi costruiti industriali, ma vuole aprire lo sguardo, quindi vuole tracciare un po' la base degli orologi che tutti, o gran parte, insomma la maggioranza delle persone possono permettersi. Quando io sento di dire questo, io ho il Seiko SKX che è figlio dell'orologeria tradizionale di Breguet, cioè è una barzelletta, cioè non esiste. Cioè, questo è l'orologeria, questo è il senso, no, di avere un orologio. Per cui quando mi dite, no, cosa ci consigli, qual è il consiglio che ci dai, quale orologio comprare, no? Ma io non do nessun consiglio, perché comunque sia questi orologi sono soltanto una copia o qualcosa che ci ricorda la grandissima orologeria del 700 e dell'Ottocento. In sostanza Stefano Cecchini sostiene che la vera orologeria, quella tradizionale, è l'orologeria fatta a mano e che aveva il suo massimo splendore nel 1700, nel 1800, l'orologeria francese, italiana, in generale l'orologeria europea. E quel tipo di orologeria e la tradizione portata avanti dagli indipendenti oggi come Journe, come il grande Daniels o anche come Czapek per esempio, è figlia di quella tradizione orologera che però concretamente non possiamo avere al polso, ma questo non ci deve limitare perché appunto la passione per l'orologeria prescinde dal possesso, l'approfondimento o anche l'ammirazione che si può avere per determinati pezzi non può essere figlia del possesso, semplicemente perché determinati pezzi non potremo averli mai. Ora, in questo caso, senza voler estremizzare il concetto di Stefano, ma cercando invece di estrapolare il concetto in sé, io lo applico a tutta quell'orologeria che ancora oggi può stupire e che anche se non possiamo permetterci o anche se non ci piace esteticamente, non possiamo non ammirare. Perché nell'ultimo video in cui ho parlato di Richard Mille, dai commenti ho notato qualcosa di strano e qualcosa che da appassionato sinceramente mi piace poco, e cioè la convinzione che per parlare di qualcosa, e naturalmente nel nostro campo di orologi, sia necessario possederli. Cioè la convinzione che per parlare di qualcosa sia necessario possedere qualcosa, nel nostro caso chiaramente gli orologi, ma non è necessario possederli per poterne parlare, è un'aberrazione, è un'assurdità. Da appassionato a me piace approfondire tutto ciò che fa parte dell'orologeria, anche se non posso possederla, ma come facciamo normalmente anche con le auto per esempio. Insomma, un appassionato è tale perché ama la materia di cui tratta, nel nostro caso gli orologi, e ama gli orologi a 360 gradi, dall'orologeria più economica alla più complicata ed esclusiva che ci possa essere. E per farlo, per approfondire l'orologeria, appunto non serve possederla, anche perché è impossibile pensare di possedere determinati orologi. Pensiamo ad esempio alle grandi complicazioni, non ai soliti orologi sportivi, Patek, Audemars o anche Rolex, insomma i classici orologi in acciaio. Pensiamo alla vera alta orologeria che naturalmente in pochissimi possono permettersi, le grandi complicazioni, le grandi ripetizioni minuti, tourbillon, gli indipendenti come Journe, come Czapek. Insomma, un appassionato non può possedere determinati orologi, ma deve necessariamente
amare un approfondimento di questo tipo, altrimenti forse non è proprio passione. E in tutto questo i gusti c'entrano poco, perché da appassionato a me piace approfondire anche quegli orologi che poi non mi piacciono o addirittura odio, ma che tecnicamente da appassionato appunto meritano di essere approfonditi. Nell'ultimo video, per esempio, ho parlato di Richard Mille e abbiamo affrontato l'argomento tecnicamente. I Richard Mille, come abbiamo detto anche nel video, sono molto particolari. Naturalmente possono piacere o possono non piacere, ma è indubbio che un appassionato non possa non rimanere affascinato dalla grande ricercatezza e dalla grande tecnologia contenuta all'interno di questi orologi. Sono brutti? Probabilmente sì, sono pacchiani, però quello che ho notato dai commenti, e lo potete vedere anche voi che avete peraltro commentato sotto quel video, tutto ciò di cui si parla nel 90% dei casi è la bruttezza o comunque il design di questi orologi. E secondo me questa non è passione, non c'entra niente con la passione. Davvero mi domando come si faccia a parlare soltanto di design, di estetica, anche utilizzando toni coloriti e sicuramente poco gentili e poco da gentiluomini, per orologi che in realtà andrebbero analizzati sotto un altro punto di vista, ovvero ciò che portano all'orologeria e anche in altri settori, perché è indubbio che l'utilizzo e l'applicazione di determinate tecnologie e determinati materiali anche negli orologi contribuisce a creare un know-how che probabilmente poi verrà utilizzato anche in altri ambiti. Un altro commento che mi ha lasciato davvero molto perplesso è quello per cui se non si può comprare qualcosa allora inutile parlarne. È come stare al bar, si legge nel commento, senza sapere ciò di cui si parla. Da appassionato ritengo in realtà che studiando e approfondendo si conosca pian piano ciò di cui si parla, ma stando a questa regola e stando a questo commento, in pratica non dovremmo più parlare di nulla se non possiamo possederlo. Quindi se qualcuno inizia a parlare di Ferrari ce ne andiamo, perché tanto inutile parlarne. Ecco, ma allora a che serve vivere? A che serve confrontarsi o discutere? Naturalmente non mi aspetto che tutti vivano la passione allo stesso modo. È chiaro che anche davanti a un video magari in cui si parla di orologi così strani e molto spesso sicuramente brutti come i Richard Mille, ci sia chi si lasci prendere anche la mano e quindi si finisca soltanto per commentare, alcune volte in maniera becera, senza apportare nulla di significativo. È comprensibile, può capitare, però è anche vero sinceramente che rivolgendomi a un pubblico di appassionati mi aspetterei dei commenti da appassionati. E quando parlo di Richard Mille, per esempio, non lo faccio per polemica o per attirare click, lo faccio per parlare di qualcosa di molto peculiare all'interno del panorama dell'orologeria. E quindi mi piacerebbe, insomma, come faccio sempre invitandovi a parlarne poi assieme nei commenti, delle argomentazioni o comunque delle discussioni sane e degne di questo nome. Ad ogni modo questo video non vuole essere uno sfogo assolutamente, è soltanto quello di chiarire il mio punto di vista e magari spingervi o invitarvi a guardare le cose sotto altri punti di vista che magari non avete considerato, così come spesso capita a me di fare leggendo commenti e allargando insomma le mie vedute. Bisogna dirlo, sono poche le cose di Stefano Cecchini che condivido, ma è indubbio che alcune di queste siano inconfutabili. Insomma, Stefano Cecchini ci aveva ragione, ce lo siamo meritati. Ci sentiamo nei commenti, grazie per essere arrivati sin qui, iscrivetevi se volete, è gratuito, ci vediamo in una prossima puntata qui dai terrazzi di TOC. Ciao!